Benvenuti cari Vivians. Si può dire che se per noi Halloween arriva una volta all'anno, per i vittoriani lo era tutti i giorni. Ma non perché si travestissero, ma perché erano circondati quotidianamente da un'atmosfera dark e di morte. In questo video vi parlerò delle foto post-mortem, ma prima di entrare nel vivo del tema è bene conoscere il contesto e il rapporto che i vittoriani avevano con la morte. La vita vittoriana era pervasa dalla morte. Le persone erano in contatto con essa costantemente. Il tasso di mortalità era molto elevato, a causa di malattie come tifo, difterite, colera, e anche per la povertà, le pessime condizioni di lavoro e gli omicidi. Pensate che a Londra la durata della vita media maschile era di 22 anni per gli operai, 25 per i commercianti e solo per la classe medio-alta 44 anni. Lo scenario della mortalità infantile era ancora peggiore. Fra le classi operaie 57 bambini su 100 non superava l'età di 5 anni. Fu durante questo periodo che le sepolture furono spostate in grandi parchi del paese, poiché le città non avevano più spazio per continuare a seppellire i morti vicino alle loro case. Le persone conversavano continuamente e apertamente sulla morte, compresa la loro. Pianificavano il funerale già da giovani e nel momento della dipartita i familiari già conoscevano i desideri del defunto, come il tipo di bara, dove voleva essere sepolto e cosa voleva indossare. Le donne spesso facevano i propri sudari e li includevano persino nella dote nuziale. I vittoriani spesso si circondavano di memento mori, dei promemoria per non dimenticare mai la loro mortalità e l'importanza di onorare chi non c'era più. Le persone nell'era vittoriana piangevano profondamente dopo la morte di una persona cara. Le vedove si vestivano di nero per anni dopo la dipartita dei loro mariti. Alcuni tagliavano i capelli ai loro cari morti e conservavano le ciocche in gioielli. Spesso creavano maschere mortuarie dei propri cari da posizionare sopra i caminetti. La morte divenne un aspetto così preponderante nella vita vittoriana che il lutto divenne per loro una forma d'arte, esemplificata dalla stessa sovrana, la regina Vittoria. La sovrana pianse suo marito Albert per 40 anni. Dopo la sua morte si vestì solo di nero e mantenne la casa esattamente com'era nel giorno in cui era deceduto. Dava dei compiti alla servitù come se il principe fosse ancora vivo. Faceva preparare i suoi vestiti, portare l'acqua per radersi, lavare il vaso da notte e cambiare le lenzuola, come se lui fosse ancora lì per usare questi oggetti. La regina si assicurò anche che un dipinto o un busto di Albert fosse presente in ogni ritratto della famiglia reale. Il nero entrò nell'abbigliamento femminile come segno di classe e distinzione per emulazione della sovrana. I periodi di lutto sotto la regina Vittoria diventano più lunghi e codificati rispetto al periodo precedente, tanto che si passava facilmente da un lutto all'altro. L'unico ricordo. L'esigenza di avere un ricordo del caro defunto precede l'epoca vittoriana. Già nel XVI secolo si facevano ritrarre i bambini morti in tenera età, ma un ritratto era costoso e solo le classi più abbienti potevano permetterselo. Dal 1839 la famiglia del defunto poteva avvalersi di un mezzo più economico per ritrarre il proprio caro, ovvero la daguerrotipia, il primo procedimento fotografico per lo sviluppo di immagini. Le foto post-mortem non erano accessibili a tutti, ma costavano comunque meno di un ritratto. Perciò divennero molto popolari. Molte più persone poterono avere un ricordo del caro defunto e servirsene per smorzare l'acutezza del dolore. Per molti la foto post-mortem era l'unica foto che avevano del figlio, per mancanza di soldi o perché non avevano fatto in tempo a fargliela scattare. Questo aspetto è una possibile spiegazione del perché i soggetti siano per lo più ritratti come se ancora fossero in vita, con gli occhi aperti o dipinti, o addirittura impegnati in piccole attività quotidiane. Un'altra spiegazione è che queste foto rappresentino una sorta di mummificazione visiva.
dove la sembianza di vita era necessaria per esprimere lo stato di salute dello spirito del defunto, un residuo di antiche pratiche di trattamento delle spoglie, ancora culturalmente radicate. Sembrano vivi. Le foto post-mortem potevano essere scattate in uno studio fotografico, ma la maggior parte veniva scattata a casa. Le famiglie stesse preparavano i defunti per il servizio fotografico, vestendoli, acconciandogli i capelli e aprendogli gli occhi se fosse stato necessario. Fotografi e familiari a volte decoravano la scena, ad esempio circondando di fiori il defunto. A volte inserivano simboli della morte e del tempo, come una clessidra o un orologio, contrassegnando così la foto come una foto post-mortem. In questo modo i familiari avevano l'illusione del controllo. Sebbene avessero perso un caro parente, potevano ancora modellare il ritratto e trasmettere un senso di pace e tranquillità. Le prime foto post-mortem raffiguravano solamente il viso o il busto e raramente includevano la bara. Nel periodo dal 1840 al 1860 era di uso posizionare il defunto su un divano, con gli occhi chiusi e la testa appoggiata a un cuscino, in modo da sembrare addormentato in un sonno profondo. I fotografi mettevano in posa i bambini per dare l'apparenza di un sonno pacifico, che avrebbe portato conforto ai genitori in lutto. Negli anni a seguire si iniziò a rappresentare i cadaveri come se fossero in vita, seduti sulle sedie o con gli occhi aperti. I bambini erano ritratti con giocattoli e animali domestici o come se stessero riposando su un divano o in una culla. Molte foto di morte vittoriane diventavano una sorta di ritratti di famiglia. A volte era l'unica foto che ritraesse la famiglia al completo. Le madri erano spesso raffigurate mentre cullavano i loro figli defunti e i padri che vegliavano sui letti di morte dei loro piccoli. Alcuni fotografi modificavano la foto per dare la parvenza che fossero in vita, dipingendo sul negativo gli occhi sulle palpebre e tingendo di rosa le guance del defunto. La successiva invenzione delle carte de visite, cioè delle fotoritratto che consentivano di stampare più copie da un unico negativo, permise che le immagini fossero inviate ai parenti in ricordo dei defunti. I parenti lontani potevano anche non aver mai conosciuto il defunto, ma in questo modo potevano vederlo ritratto e sentirsi così più vicini al dolore e alla perdita dei familiari. I morti in piedi. Per molto tempo è circolato il mito secondo cui nelle foto post-mortem i cadaveri venissero messi in piedi tramite piedistalli o cavalletti. Non era così. Sebbene i corpi venissero bloccati per suggerire un'idea di vita, per esempio come se stessero dormendo o semplicemente sedendo su una sedia, non venivano mai messi in piedi. I piedistalli che si intravedono nelle foto erano usati come supporto per bloccare i soggetti vivi, in modo che non si muovessero durante il lungo tempo di posa, che all'inizio era di 1 minuto e mezzo e poi si ridusse a pochi secondi intorno al 1850, ma era ancora abbastanza lungo perché un micromovimento rovinasse lo scatto. Questi supporti erano simili a quelli per microfono e chitarra che abbiamo anche oggi. Non erano molto robusti o pesanti e non erano controbilanciati. Non avrebbero potuto reggere un corpo morto. Infatti, un modo per distinguere un morto dai vivi in queste foto è la resa stessa del soggetto, che appare perfettamente a fuoco rispetto ai vivi, i quali con i loro micromovimenti imprimevano piccole scie sulla pellicola. La lunga esposizione è uno dei motivi per cui i vittoriani raramente sorridevano in foto. Inoltre non faceva parte del gusto del periodo manifestare sorrisi. Ritornando alla distinzione tra i vivi e i morti, questa è resa ulteriormente difficile perché i processi chimici usati precedentemente facevano apparire i colori in modo diverso. Ad esempio, gli occhi blu potevano apparire bianchi e l'esposizione poteva far sembrare il viso più chiaro. La fine delle foto post-mortem vittoriane.
Le foto post-mortem di stampo vittoriano caddero in disuso intorno al 1940, limitandosi a mostrare il soggetto in una bara e tralasciando la componente realistica. Questo tipo di fotografia è ancora praticata in alcune regioni del mondo, come l'Europa orientale. Un esempio sono le foto di santi ritratti nelle loro bare. Ancora oggi nei cimiteri è possibile vedere questo genere di foto. Ritraggono generalmente bambini morti pochi giorni dopo il parto. Come abbiamo visto, i vittoriani avevano un rapporto con la morte diverso da quello che abbiamo oggi. Per loro faceva parte della vita e veniva affrontata anche in vita, senza tabù. Al contrario di oggi, che tendiamo a non parlarne, a nasconderla, a vivere come se fossimo eterni e anche forse a temerla più di allora. Nel Novecento il cambiamento culturale portò anche al rifiuto del legame emotivo con i bambini morti o nati morti, che si iniziò a recuperare soltanto negli anni 70 e 80. Su questa crescente preoccupazione per i bisogni emotivi dei genitori in lutto, nel 2005 è stata creata un'associazione di beneficenza negli Stati Uniti che consente alle famiglie di usufruire di un servizio fotografico gratuito per immortalare i propri piccoli che sono venuti a mancare. Si chiama Now I Lay Me Down to Sleep, ora mi sdraio per dormire, che è anche il nome della classica preghiera dei bambini anglosassoni. È stata fondata da 2 genitori che persero il figlio di soli 6 giorni affetto da una grave malformazione. Essi decisero di far ritrarre il bambino da un fotografo d'arte per ricordarlo com'era, sia nella macchina che lo teneva artificialmente in vita, sia libero da fili e tubi. Da allora a oggi, la loro intuizione di fornire il dono della memoria fotografica a genitori che soffrono la perdita di un bambino impegna migliaia di fotografi volontari distribuiti in 40 paesi, disponibili gratuitamente per le famiglie che pensino di poter trarre qualche conforto da un servizio che preservi in forma artistica il ricordo dei loro bambini scomparsi. Anche se alcune di queste fotografie possono risultare inquietanti per noi, io ci vedo molta tenerezza. Traspare proprio l'affetto che avevano queste persone per chi era ritratto nella foto. E voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere in un commento. Al prossimo video, buon Halloween!